Ti hanno mai fatto sentire come se fossi tu il problema? Come se chiedere rispetto fosse pretendere troppo? Bene, oggi finisce tutto, perché esistono 5 tipi di persone tossiche che stanno rubando la tua energia, distruggendo la tua autostima e trasformando la tua vita in un inferno emotivo. 5 comportamenti che, una volta riconosciuti, ti libereranno per sempre dalle catene invisibili che ti tengono prigioniero. Preparati, quello che stai per scoprire cambierà radicalmente il modo in cui vedi le tue relazioni. Il disprezzo mascherato da normalità. Iniziamo dal veleno più subdolo, quello che ti uccide lentamente senza che tu te ne accorga. Il disprezzo travestito da quotidianità. Sai cos'è il disprezzo silenzioso? È quando entri in una stanza e quella persona nemmeno alza lo sguardo, non per distrazione, per scelta. È quando racconti qualcosa che ti entusiasma e loro sbuffano, alzano gli occhi al cielo, cambiano discorso. È quando il tuo dolore diventa il loro fastidio. Marco Aurelio scriveva nelle sue meditazioni: quanto disturbo si risparmia a chi non guarda quello che dice o fa il vicino. Ma c'è una differenza fondamentale tra non essere ficcanaso e trattare qualcuno come se fosse aria. Ascoltami bene, il disprezzo non è mai un incidente, è sempre una decisione. Quella persona che dimentica sistematicamente il tuo nome dopo anni, che interrompe ogni tua frase, che risponde ai tuoi messaggi dopo giorni con un ok secco, non sta avendo una giornata storta, sta comunicando quanto poco vali per lei. E qui caschi nel tranello più pericoloso, inizi a giustificarla. È fatto così? È sempre stato timido. Ha tante cose per la testa. Ma dimmi, perché con gli altri non è mai fatto così? Perché con il capo è sempre disponibile? Perché con chi gli interessa trova sempre le parole giuste? Il disprezzo ha una caratteristica letale, ti abitua al meno, ti insegna che essere ignorato è normale, che essere l'ultima scelta è accettabile, che il tuo valore è opzionale. Ma c'è un test infallibile per riconoscerlo. Osserva come ti senti dopo aver passato tempo con quella persona. Ti senti energico, ispirato, visto? O ti senti svuotato, piccolo? Come se avessi fatto qualcosa di sbagliato senza sapere cosa. Seneca ci insegnava: è più grave il danno che subiamo per la nostra collera che quello per cui ci adiriamo. Ma io ti dico, è più grave il danno che subiamo accettando il disprezzo che quello che ci farebbe allontanarci da chi ci disprezza. Quella sensazione di camminare in punta di piedi, di dover sempre dimostrare di meritare attenzione, di sentirti in colpa per esistere, quello non è amore, è condizionamento. E tu hai abboccato come un pesce all'amo. Il disprezzo ti trasforma, lentamente, inesorabilmente. Da persona sicura di sé diventi insicura, da estroversa diventi timida, da brillante diventi opaca. Perché quando qualcuno ti tratta costantemente come se fossi di troppo, il tuo cervello inizia a crederci. Ma ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. Chi ti disprezza non sta reagendo a chi sei, sta proiettando su di te chi è. La loro arroganza nasconde insicurezza. La loro indifferenza maschera invidia. Il loro disprezzo rivela la loro povertà emotiva. Non è tuo dovere guarirli. Non è tua responsabilità convincerli del tuo valore. Il tuo unico compito è proteggere la tua energia e allontanarti da chi non sa onorarla. Il labirinto delle mezze verità. Ora entriamo nel territorio più insidioso, quello delle bugie eleganti, quelle che non sono mai bugie complete, ma che ti lasciano sempre con quella sensazione che qualcosa non quadra. Seneca ci avvertiva: non c'è vento favorevole per chi non sa dove andare. Ma come fai ad andare da qualche parte quando qualcuno ti sta fornendo una mappa falsa della realtà? Il bugiardo sofisticato non ti dice mai bugie dirette. Sarebbe troppo facile scoprirlo. No, lui è più intelligente. Ti dice mezze verità, omette dettagli cruciali, modifica l'ordine degli eventi, minimizza quello che ha fatto, esagera quello che hai fatto tu. Non ti ho detto che uscivo con lei perché sapevo che ti saresti arrabbiata per niente. Noti la strategia? La bugia diventa protezione. Il tradimento della fiducia diventa premura.
E tu diventi la pazza che si arrabbia per niente. O ancora, sì, l'ho vista, ma è stato solo un caffè. Scopri poi che il caffè è durato 4 ore e si sono dati appuntamento per il giorno dopo. Ma tecnicamente non ha mentito, vero? Era davvero un caffè. Il resto sono dettagli irrilevanti. Epitteto ci insegnava: non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti. Ma come puoi giudicare correttamente quando i fatti che ricevi sono sistematicamente distorti? Il bugiardo elegante è un maestro del gaslight emotivo. Ti fa dubitare della tua memoria. Non ho mai detto questo. Tu stai esagerando. Ricordi male. E tu inizi davvero a dubitare di te stessa. Cominci a registrare le conversazioni mentalmente, a prendere appunti, a cercare conferme esterne. Ma ecco il punto. Quando devi trasformarti in detective per capire se qualcuno ti sta dicendo la verità, quella persona non dovrebbe essere nella tua vita. La bugia più pericolosa è quella dell'omissione. Non ti dice bugie, semplicemente non ti dice cose. Non pensavo fosse importante. Non è venuto fuori il discorso. Non volevo preoccuparti. E tu scopri sempre tutto per caso, sempre troppo tardi, sempre quando ormai il danno è fatto. Questa persona decide unilateralmente cosa tu dovresti sapere e cosa no. Decide qual è il tuo diritto all'informazione. Ti tratta come una bambina che non può gestire la verità. E il bello è che quando protesti sei tu quella che non ha fiducia. Marco Aurelio ci ricordava: non sprecare il resto della tua vita in pensieri su altre persone, ma il bugiardo ti costringe a farlo. Ti obbliga a diventare ossessiva, a controllare, a verificare, a vivere nell'ansia costante che ci sia sempre qualcosa che non sai. E sai qual è l'aspetto più diabolico? Che spesso le loro bugie sono inutili, mentono su cose stupide, su dettagli insignificanti, perché per loro mentire è diventata un'abitudine, una seconda natura. È più facile mentire che dire la verità. Quando li confronti con le prove, hanno sempre una spiegazione, sempre una giustificazione, sempre un motivo per cui quello che hai visto non è quello che sembra. Ti convincono che il problema sei tu che non capisci, non loro che mentono. Dopo anni di questo trattamento, perdi la capacità di fidarti del tuo istinto. Quella vocina dentro che ti dice qualcosa non va, viene soffocata dal dubbio costante. Forse sto esagerando, forse è davvero come dice, forse sono io quella sbagliata. No, tu non sei sbagliata. Il tuo istinto funziona perfettamente. È solo che è stato sabotato da chi doveva proteggerlo. L'arte diabolica del controllo emotivo. Ora parliamo di un'arma ancora più sofisticata, il controllo emotivo camuffato da amore. È il veleno più dolce, quello che scende giù facilmente, ma avvelena tutto. Hai mai sentito queste frasi? Se non rispondi subito, penso che non ti importi di me. Tu sei l'unica persona che mi capisce. Senza di te non so cosa farei. Ti sembrano romantiche, ti sbagli. Sono catene d'oro. Epitteto ci ammoniva. Nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso, ma il manipolatore emotivo vuole essere padrone anche di te. Vuole che la sua felicità dipenda dalle tue azioni. Vuole che il suo benessere sia la tua responsabilità. E funziona perché tu hai un cuore grande, perché credi che amare significhi salvare, perché quando qualcuno ti dice tu sei speciale, il tuo ego si gonfia e dimentichi di guardare il prezzo che stai pagando per quella specialità. Ma analizza bene, quando sei speciale per quella persona, quando fai quello che vuole lei, quando metti i suoi bisogni prima dei tuoi, quando rinunci ai tuoi piani per i suoi, quella non è specialità, è servitù volontaria. Il manipolatore emotivo è un artista del senso di colpa. Ti fa sentire responsabile per il suo umore, per le sue scelte, per il suo destino. Se davvero mi amassi, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu sei l'unica che può aiutarmi. E tu, generoso come sei, ci caschi ogni volta. Ma dimmi una cosa, quando è stata l'ultima volta che quella persona ha messo i tuoi bisogni prima dei suoi? Quando è stata l'ultima volta che si è preoccupata del tuo benessere emotivo senza che tu glielo chiedessi? Il controllo emotivo ha 1000 facce. C'è quello del vittimismo cronico.
Ogni conversazione finisce sempre sui loro problemi. I tuoi diventano secondari. Sì, capisco che stai male, ma io... E sei di nuovo al loro servizio. C'è quello del ricatto affettivo. Se esci con i tuoi amici, significa che non ti importa di me. Se non fai questo, vuol dire che non mi ami. Ti convincono che amare significa rinunciare, che l'amore vero richiede sacrifici. Ma di chi? Sempre tuoi. C'è quello dell'instabilità emotiva. Un giorno ti amano follemente, il giorno dopo sono freddi come ghiaccio e tu impazzisci cercando di capire cosa hai fatto di sbagliato. Niente, è tutto calcolato. Ti tengono in equilibrio instabile per controllarti meglio. Marco Aurelio scriveva: confina la tua attenzione al presente, ma il manipolatore emotivo vuole che la tua attenzione sia sempre su di lui, sul suo passato doloroso, sul suo futuro incerto, sui suoi bisogni infiniti, e tu sparisci. I tuoi sogni diventano secondari, i tuoi obiettivi vengono rimandati, la tua vita diventa un satellite che gira intorno alla loro. E quando ti rendi conto che ti sei persa, loro ti dicono: ma io ti amo così tanto che non posso vivere senza di te. Quello non è amore, è dipendenza travestita da romanticismo. L'amore vero ti libera. Il controllo emotivo ti imprigiona, l'amore vero ti fa crescere, il controllo emotivo ti fa rimpicciolire, l'amore vero celebra la tua indipendenza, il controllo emotivo la teme. Quando qualcuno ha davvero bisogno di aiuto, lo chiede chiaramente e accetta anche un no come risposta. Quando qualcuno vuole controllarti, trasforma ogni suo problema in una tua emergenza e se dici no, diventi tu la cattiva. L'amore a intermittenza. Parliamo ora di una delle torture psicologiche più raffinate. L'amore che va e viene come le maree. L'impegno a giorni alterni che ti fa impazzire. Oggi ti bombardano di messaggi. Domani spariscono. Oggi sono la persona più dolce del mondo. Domani non ti calcolano. Oggi pianificate il futuro insieme. Domani non sanno se domani ci saranno. Seneca scriveva: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio, ma con queste persone non c'è mai un vero inizio, perché non c'è mai una vera fine. Sei sempre in un limbo emotivo che ti consuma l'anima. Il problema dell'impegno intermittente è che crea dipendenza, come i giochi d'azzardo, come le slot machine. Non sai mai quando arriverà la ricompensa, quindi continui a giocare, continui a sperare, continui a investire energia in qualcosa che ti ripaga a caso. Quando sono dolci pensi: ecco, sapevo che in fondo mi amano. Quando spariscono pensi: cosa ho fatto di sbagliato? Ti metti a analizzare ogni conversazione, ogni gesto, ogni parola. Cerchi di decifrare il codice della loro disponibilità emotiva, ma non c'è nessun codice da decifrare. C'è solo una persona che ti dà attenzione quando le conviene e te la toglie quando non ne ha voglia. Una persona che ti usa come antistress emotivo. Disponibile quando ne ha bisogno, irraggiungibile quando il bisogno ce l'hai tu. Epitteto ci ammoniva: la ricchezza consiste nel sentirsi appagati con poco, ma qui non stiamo parlando di accontentarsi di poco, stiamo parlando di morire di fame emotiva e chiamarla dieta. Questa persona ti cerca nei suoi momenti bui, quando è sola, quando è triste, quando ha bisogno di conferme, e tu accorri sempre, sei sempre disponibile, sempre pronta a consolarla, ad ascoltare, a sostenere. Ma quando stai male tu, quando hai bisogno tu: scusa, sono molto impegnato, ti richiamo dopo. Non è il momento giusto, e tu aspetti, sempre, come un cane fedele che aspetta il padrone che torna. L'impegno intermittente ti insegna a camminare sui gusci d'uovo, a non esprimere mai completamente i tuoi bisogni perché non vuoi essere pesante, a non mostrare mai quanto ti mancano perché non vuoi sembrare bisognosa, a ridurre te stessa per adattarti ai loro momenti di disponibilità. Marco Aurelio ci ricordava: quello che non è utile allo sciame non può essere utile all'ape. Ma tu continui a convincerti che questo rapporto ti sia utile, che questi momenti di dolcezza compensino i giorni di silenzio, che questa persona, in fondo, tenga a te, in fondo un corno. Chi tiene a te davvero non ti fa mai dubitare della sua presenza.
Non ti lascia mai a chiederti se conti qualcosa. Non gioca a nascondino con i tuoi sentimenti. Sai qual è la differenza tra una persona che attraversa un periodo difficile e una che ti dà amore a intermittenza? La prima ti spiega cosa sta succedendo, ti chiede pazienza, ti fa sapere che ci sei comunque nei suoi pensieri, anche se non può essere presente come vorrebbe. La seconda sparisce e basta, senza spiegazioni, senza scuse. E quando ricompare si comporta come se niente fosse, come se tu fossi un oggetto che può riprendere dallo scaffale quando ne ha voglia. Questo comportamento non dice niente su quanto vali tu, dice tutto su quanto poco valgono loro. Una persona che ha davvero amore dentro non lo raziona, non lo nasconde, non lo usa come premio o punizione. L'invasione silenziosa del tuo spazio sacro. Arriviamo al quinto e ultimo veleno, l'invasione dei tuoi confini, quella violazione silenziosa che ti fa sentire sempre invasa, mai rispettata, costantemente sotto attacco. I tuoi confini non sono richieste, non sono negoziabili, non sono suggerimenti educati che gli altri possono ignorare quando non gli fa comodo. I tuoi confini sono la costituzione del tuo mondo interiore. Marco Aurelio scriveva: «Puoi commettere ingiustizia non facendo nulla, e ogni volta che permetti a qualcuno di oltrepassare i tuoi limiti senza conseguenze, stai commettendo un'ingiustizia verso te stessa». Ma partiamo dalle basi. Cos'è esattamente un confine violato? È quando dici «non mi fa ridere quel tipo di battute» e loro continuano a farle. È quando chiedi di non essere toccata in un certo modo e loro dimenticano ogni volta. È quando specifichi che non vuoi parlare di un argomento e loro lo tirano fuori ad ogni occasione. È quel familiare che apre la tua posta. È quell'amico che entra in casa tua senza bussare. È quel partner che legge i tuoi messaggi per curiosità. È quel collega che fa commenti sul tuo aspetto dopo che gli hai detto di smettere. Seneca ci insegnava: non è quello che sopporti che ti rende forte, ma come lo sopporti. Ma qui non stiamo parlando di sopportare le difficoltà della vita. Stiamo parlando di sopportare il mancato rispetto di persone che dovrebbero amarti. Il violatore di confini ha una caratteristica particolare. Trasforma sempre la tua legittima difesa in attacco. Quando ti lamenti, sei tu quella esagerata. Quando ti arrabbi, sei tu quella troppo sensibile. Quando metti dei limiti, sei tu quella difficile. Ma io scherzavo. Non fare la drammatica. Era solo un gesto affettuoso. Tu sei troppo rigida. Sentito queste frasi? Ecco, quello si chiama gaslight dei confini. Ti fanno sentire sbagliata per avere dei limiti. Ma ascolta bene, avere confini non ti rende difficile, ti rende sana, non ti rende egoista, ti rende rispettabile, non ti rende fredda, ti rende consapevole del tuo valore. Epitteto ci ricordava: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Ma il violatore di confini è esperto nel farti credere che dare il permesso sia normale, che opporsi sia cattiveria, che difenderti sia esagerazione. Cominciano sempre in piccolo. Un commento qui, un gesto là, un favore che non hai chiesto. Testano le acque, vedono quanto puoi tollerare e se non reagisci alzano il tiro. È come l'acqua che gocciola sulla pietra. All'inizio sembra innocuo, ma col tempo scava un buco profondo. I tuoi confini si erodono lentamente. La tua tolleranza aumenta gradualmente. Quello che prima ti disturbava ora ti sembra normale. E qui caschi nel tranello più pericoloso. Inizi a credere che forse sei davvero troppo esigente, che forse stai esagerando, che forse dovresti essere più flessibile, più comprensiva, più tollerante. No, i tuoi confini sono giusti, i tuoi limiti sono sacri, il tuo spazio è inviolabile e chiunque non lo capisca non merita di starci dentro. Marco Aurelio ci insegnava: quello che disturba le persone non sono le cose, ma le opinioni che si fanno sulle cose. Ma la violazione dei confini non è un'opinione, è un fatto. E i fatti non si interpretano, si affrontano. Una persona che ti rispetta davvero non dimentica mai i tuoi limiti. Non ha bisogno che glieli ripeti 100 volte. Non cerca scuse per oltrepassarli. Li onora perché onora te. E quando sbagliano, si scusano sinceramente e modificano il comportamento.
non si giustificano, non ti fanno sentire colpevole per esserti lamentata, non ti convincono che il problema sei tu. I confini sani sono come un sistema immunitario emotivo, tengono fuori quello che ti fa male e dentro quello che ti fa bene. Se qualcuno critica il tuo sistema immunitario, è perché vuole infettarti. Il tuo momento di liberazione. Marco Aurelio scrisse: «Molto spesso quello che reputiamo male è soltanto un bene sotto mentite spoglie». E oggi scopri che ogni persona tossica che hai allontanato dalla tua vita non è stata una perdita, è stata una liberazione. Seneca ci ricordava: «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma tu ora sai esattamente dove andare, lontano da chi ti disprezza, lontano da chi ti manipola, lontano da chi ti mente, lontano da chi ti ignora, lontano da chi non ti rispetta». Epitteto ci insegnava: la felicità e la libertà iniziano con una chiara comprensione di un principio. Alcune cose sono sotto il nostro controllo e altre no. Tu non puoi controllare come gli altri ti trattano, ma puoi assolutamente controllare se continuare a permetterglielo. Non sei nata per essere il terreno di scarico delle frustrazioni altrui. Non sei nata per mendicare rispetto. Non sei nata per camminare in punta di piedi nella tua stessa vita. Sei nata per brillare, per essere onorata, per essere amata senza condizioni, per essere rispettata senza doverlo chiedere, per essere scelta ogni giorno da chi ti merita davvero. Il mondo è pieno di persone meravigliose che sanno amare senza ferire, che sanno rispettare senza sforzo, che sanno essere presenti senza intermittenze, che sanno dire la verità senza paura, che sanno onorare i tuoi confini perché onorano te. Ma per fargli spazio nella tua vita devi prima liberarti da chi non li merita. Oggi è il giorno in cui smetti di essere gentile con chi è crudele con te. È il giorno in cui smetti di giustificare chi ti manca di rispetto. È il giorno in cui smetti di accettare briciole. La tua pace non è negoziabile. La tua dignità non è in saldo. Il tuo amore non è un premio di consolazione per chi non sa apprezzarlo. Alzati, parla, allontanati. Il tuo futuro ti sta aspettando e ti merita tutta intera, non i pezzi che rimangono dopo che altri hanno finito di distruggerti. Sei più forte di quanto pensi, vali più di quanto credi, meriti più di quanto hai mai osato sognare. Il tuo viaggio verso la libertà inizia ora. Con una parola semplice ma rivoluzionaria: basta. E quella parola cambierà tutto, per sempre. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.